C'erano delle notti in cui preferivo pisciarmi addosso nel letto piuttosto che andare in bagno. Molte persone amano e hanno amato lo sport. Lo amano a tal punto da logorare il proprio fisico per amore del gioco. Gabriel Omar Batistuta è andato oltre. Ha portato il suo fisico, un mix di forza, agilità e potenza, oltre ogni limite, per dare una piccola chance ad ogni sua squadra di vincere un trofeo. È come se Dio avesse applicato la legge del conto a passo. Ti concedo di avere uno dei tiri più forti della storia del gioco, ma per ogni gol che segnerai, la tua caviglia si indebolirà fino a farti provare le pene dell'inferno. Gabriel Omar Batistuta è nato in una famiglia modesta in Argentina ed è cresciuto in una zona rurale. Nonostante le difficoltà economiche, Gabriele ha coltivato fin da piccolo la sua passione per lo sport, in particolare per la pallavolo e il basket. Tuttavia, un giorno, il padre lo portò a giocare a calcio con i suoi amici e Batistuta scoprì di avere un grande talento naturale per questo sport. La sua prima squadra professionistica è stato il Newell's Old Boys, una delle squadre più importanti della città di Rosario. Ha giocato per il Newell's dal 1988 al 1989, segnando 16 gol in 32 partite e attirando l'attenzione dei più grandi club. Nel 1989 Batistuta passò al River Plate, una delle squadre più grandi e vincenti del football argentino. Giocò per il River una sola stagione, a causa di una lite col tecnico dell'epoca. Quindi passò agli odiati rivali del Boca Juniors. Qui, dopo un inizio difficile, iniziò a segnare gol a raffica, fu convocato per la Coppa America e dopo diverse prestazioni maiuscole fu acquistato dalla Fiorentina. Con la città di Firenze formò un legame indissolubile, tanto da seguire la squadra pure in Serie B. Bati incarnò perfettamente lo spirito viola, attaccamento alla maglia, sudore, sacrificio, portando in dote molteplici reti ad ogni stagione. Il vero rammarico di Bati è legato alla stagione 1998-1999, quando grazie alle sue prestazioni la Fiorentina di Tappattoni riuscì a competere per lo scudetto. Fino a quando, una fatidica domenica di febbraio, Gabriel si infortunò. Senza il suo uomo simbolo, la squadra non seppe rimanere competitiva, cedendo di schianto nella corsa a scudetto. Dopo 8 anni sulle rive dell'Arno, Batistuta volle fare un passo ulteriore nella sua carriera. Per questa ragione accettò il corteggiamento della Roma. Grazie alla guida di Fabio Capello e ai gol del centravanti argentino, la squadra capitolina conquistò il suo terzo e indimenticabile scudetto. Dopo 3 anni a Roma e una breve parentesi all'Inter, Batistuta concluse la sua carriera negli Emirati Arabi. In un bellissimo video, Gabriel spiega che vi sono 3 aspetti che l'hanno portato al successo. Avere un obiettivo chiaro, la disciplina e l'umiltà. Disciplina. Ha passato la sua infanzia svegliandosi alle 5 del mattino, mettendo l'acqua a bollire per il mate, prendendo il lucido e iniziando a lucidare le scarpe del padre. Sempre, tutti i giorni dell'anno. Tutto questo l'ha aiutato ad avere costanza, ad essere il primo ad arrivare agli allenamenti e l'ultimo a lasciare il campo, nonostante gli immensi dolori alla caviglia. Umiltà. Umiltà di imparare da qualsiasi persona ci si trovi davanti, da un cameriere fino al tuo allenatore. Imparare mettendo in gioco anche te stesso, le tue convinzioni. Per esempio ci fu un allenatore che gli chiese di tagliarsi i capelli. Quella folta chioma bionda era diventata ormai un marchio di fabbrica, però Bati non ebbe scrupoli a seguire quelle indicazioni, a mettere da parte il suo ego per un obiettivo più grande. Avere un obiettivo chiaro. Mi allenavo tutti i giorni, ben sapendo che solo l'1% degli aspiranti calciatori riesce ad ottenere un contratto. Ci ho messo 1 anno e mezzo, lavorando duramente per poter ottenere il risultato. È stato 1 anno e mezzo duro, pieno di dubbi, paure, facendo 10 ore in auto, dormendo sul cemento, non vedendo fidanzata né amici. Tutti questi sacrifici senza sapere se avrei ottenuto qualcosa in cambio. Ma aver avuto un obiettivo chiaro mi ha aiutato a non mollare. Bati, finita la carriera, invece di godersi un meritato riposo, ha dovuto lottare contro il dolore. Il dolore provocato da anni di allenamenti e logoramento fisico. Avevo tanto male alle caviglie da pregare il dottore di amputarmi le gambe. Nonostante questo, le emozioni che ha provato, il vincolo che ha creato con il popolo viola, gli fanno affermare che le sofferenze subite sono in qualche modo compensate dalla gioia che la sua carriera gli ha regalato. Mentalità, forza fisica, voglia di andare oltre i propri limiti. Questa è la storia di Gabriel Omar Batistuta.